Mister, com'è nata l'idea di diventare allenatore una volta appeso le scarpe al chiodo? Cioè ci pensavi già quando eri giocatore? Sì, devo dire che non è stato difficile poi scegliere perché già da calciatore mi piaceva, ero curioso di sentire i miei allenatori, tutte le volte che ne avevo di diversi, cercare di apprendere, di rubacchiare qualcosina e diciamo che molto prima di smettere avevo già deciso di intraprendere questa nuova strada perché oltre al fatto che era davvero una vocazione che sentivo da molto prima di appendere le scarpe al chiodo e in più per stare vicino all'erba, sentire il rumore dei tacchetti, stare a contatto con i ragazzi, vivere ancora le emozioni delle partite, vittorie, sconfitte, quindi nasce tutto da molto prima di aver smesso, di aver preso le scarpe al chiodo e è davvero è un qualcosa che poi è diverso da fare il calciatore perché è tutta un'altra vita, però è bello, è appassionante, se ti piace davvero è un qualcosa di straordinario. Se dovessi chiederti di descrivere Vincenzo Italiano allenatore, cosa mi diresti? Ma grande passione per quello che faccio, grande dedizione, grande abnegazione, cerco di condividere, avere grande rapporto con i ragazzi e credo che il far sta bene loro è la prima cosa che deve pensare l'allenatore. Sono loro i protagonisti, sono loro che vanno in campo, sono loro che davvero determinano. Questo è quello che penso della figura dell'allenatore. Tu hai detto che era per te una vocazione, però hai imparato tanto dagli allenatori che hai avuto. C'è qualche allenatore che ricordi in maniera particolare? E approfitto per chiederti subito, perché tu vorresti essere ricordato tra qualche anno dai tuoi giocatori? Cioè, perché ti piacerebbe che i tuoi giocatori si ricordassero l'italiano? Guarda, adesso che ho smesso ti dico che tutti gli allenatori mi hanno lasciato qualcosa. Chi più, chi meno, chi un lavoro tattico, chi un discorso motivazionale, chi una strategia, tutti indistintamente. Quindi davvero è un apprendere da chiunque, ne ho avuti tanti di altissimo livello, ma tutti veramente mi hanno lasciato qualcosa. E per quello che riguarda il fatto che i miei giocatori, dopo essere stati con me, per un allenatore è bello lasciargli anche qualcosina nel loro percorso e poter dire guarda con Italiano facevo questo, mi aveva lasciato tanto, mi ha fatto crescere, me lo porto ancora dietro e se nel loro bagaglio c'è qualcosa di tuo secondo me quella è una grande vittoria. Cosa rappresenta Bologna per lei come step della sua carriera? Perché Bologna? Ma io arrivo in una società, in una squadra che per me già da qualche anno è in grande ascesa. Il Bologna anche gli anni prima aveva fatto bene, stava costruendo un gran percorso, c'è una grande società, c'è un grande direttore e tutti in società si lavora davvero uno per tutti, tutti per uno e io credo che questa sia un ambiente, sia una società che è destinato ad avere tantissimi anni ricco di soddisfazioni, quindi arrivo in un club in grande ascesa e mi auguro si possano ripetere questi ultimi anni perché davvero è stato un crescendo e mi auguro che si possa continuare su questa scia. Molti appassionati amano i numeri, gli schemi, come gioca Italiano. Anni fa lei in passato ha sempre giocato con la difesa a 4, riproporrà la difesa a 4. Quale sarà l'imprinting di Italiano? Riproporrà alcuni principi di gioco che abbiamo visto a Firenze? Ma penso che quello che ha fatto vedere il Bologna l'anno scorso è stato, come dicevamo prima, un qualcosa di straordinario e con alcuni davvero movimenti e situazioni di gioco che hanno portato questa squadra ad ottenere grandi risultati. Difensori centrali dinamici, grande possesso palla, grande personalità. Io penso che quelle devono essere le basi del nuovo Bologna. Penso che
una linea a 4 sia quello che hanno nelle corde i ragazzi, e poi davanti, ripeto, abbiamo un grande potenziale, lì dobbiamo cercare di farlo esprimere nel migliore dei modi. Nel corso di questi anni, ci abbiamo una conclusione, il Bologna ha lanciato giocatori tra virgolette sconosciuti ai più, dimostrando di saper coltivare il talento, Kirsten, Via, Ferguson, sarà così quest'anno, e da allenatore è una responsabilità in più il sapere di poter, diciamo, far crescere questo talento. Ma in squadra ce n'è tanto di talento, tanti ragazzi giovani, tanti ragazzi che secondo me sono in rampa di lancio e non devono fermarsi, ed allenare un gruppo con tutto questo talento penso che sia davvero un privilegio per un allenatore, quindi cercare di essere meticoloso in tutto quello che va a fare, cercare di far maturare e crescere tutto questo patrimonio che ha a disposizione, e quando poi si ha per le mani tanti giovani penso che per il fatto che ti danno grande disponibilità sono delle spugne per un allenatore è bello, quindi sono convinto che da questo punto di vista ancora tanti giovani si toglieranno delle belle soddisfazioni, ancora lavoreremo per cercare di portare il Bologna ad un certo livello, perché è quello che bisogna fare, c'è grande entusiasmo, l'ambiente davvero è carico e noi dobbiamo cercare di portare in campo tutto quello che è stato proposto lo scorso anno. L'entusiasmo non deve mai mancare, la fiducia e far divertire la gente. Mister, da Firenze a Bologna, due città meravigliose, passionali ma diverse, cosa si porta dietro da quell'esperienza e cosa ha avvertito adesso a Bologna, insomma, che differenze no? Ma io dopo i 3 anni di Firenze mi sento cresciuto, maturato, ho affrontato per la prima volta l'Europa, ho avuto a disposizione davvero ragazzi straordinari, è stato sempre un crescendo, un percorso straordinario, e per me sono stati 3 anni davvero ricchi di emozioni, di soddisfazioni. Peccato perché potevamo condirla con un trofeo, ma il percorso rimane il percorso fatto, ricco davvero di partite incredibili, di vittorie straordinarie, e quello che ho avvertito qui a Bologna è che, come ti dicevo prima, grande entusiasmo, la gente davvero adora la propria squadra. In ritiro avevamo 2000 persone a vedere gli allenamenti, davvero grande entusiasmo, attesa per questa nuova squadra, e come ti dicevo prima poi per noi, per l'allenatore, per i calciatori, cercare di dare questa gioia e soddisfazione ai tifosi deve essere il primo obiettivo, e su questo non possiamo sbagliare. Immaginiamo di trovarci qui da un anno, cosa ti va di raccontarci, istintivamente cosa ti piacerebbe dirci? Prima cosa mi viene in mente è di aver visto il Bologna giocare a calcio bene, divertirsi, mettere in difficoltà qualsiasi avversario, uscire dallo stadio sempre con la maglia sudata, speriamo tanti applausi, e sempre con la coscienza a posto. Quello che ho visto fare a questa squadra, perché davvero ha acceso un entusiasmo incredibile, e su questo sto battendo perché non dobbiamo perderlo, ed è quello che ci terrei a dire tra un anno, aver visto il Bologna ancora esprimersi facendo divertire il proprio pubblico. Ti faccio l'ultima e ti ringrazio per la disponibilità. Ti chiedo di immaginare di aprire il cassetto della tua scrivania. Nel cassetto della scrivania c'è sempre un po' di roba, un po' di carte, un po' di penne, ma forse anche dei sogni ancora lì dentro. Nel cassetto della scrivania di Italiano cosa c'è? C'è questa Champions da vivere, questa Champions da affrontare, è il sogno da parte di tutti, anche mio che faccio l'allenatore. Non ho mai avuto la possibilità di farlo da calciatore, ripeto, arrivo da un altro tipo di competizione europea, ma è la Champions, che era dentro il mio cassetto. Adesso sarò lì a viverla in prima persona con i ragazzi, con tutto l'ambiente, con lo staff, quindi è quello che c'era dentro questo cassetto, siamo riusciti a tirarlo fuori e mi auguro di viverla davvero intensamente.